Invertire il polo negativo col positivo e il positivo col negativo. Noi, solo noi, della Blue Crews, abbiamo trovato il modo di utilizzare il siero rianimatore per rianimare il tessuto morto. Si può fare! Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di War in a Box. Come vedete, uno splendido allestimento scenico, basato tutto sui nuovi gaming mat. Sono 6, sono in formato 12x12, ma li potete trovare anche nel classico 9x12 e oggi vi presentiamo in anteprima la base segreta Penemunde e Antartica. Ma cosa troviamo su questi due nuovi tavoli da gioco? La nuova Wave di marzo, che diversamente dal solito uscirà a fine mese. Strizzando l'occhio alle storie di Mille e una notte, fortemente voluto da Paolo Parente per il Cthulhu Mythos un nuovo eroe, Nadir, in versione a piedi e sul suo tappeto volante. Un eroe forte e molto divertente da giocare. In un unico box, la Luftwaffe Support Weapon, contenente ben 4 unità. E infine il box più importante della Wave, Battle for Babylon. Ma cosa include il box Battle for Babylon? Contiene solo 2 eroi? Contiene forse delle unità di fanteria? Ma no! Contiene solo dei camminatori? Ma no! Battle for Babylon contiene tutto questo! Quindi 2 fazioni, USMC, Blue Crews, contiene dei camminatori, contiene degli eroi, contiene della fanteria, contiene dei tiles, contiene delle carte, contiene dei dadi, insomma tutto l'occorrente per giocare subito una partita con i vostri amici. Ma soprattutto, cosa più importante, contiene un regolamento che include anche l'italiano per la prima volta. Nadir, un eroe speciale per l'armata Mythos, una vera sorpresa. Vola su un tappeto volante e ci riporta ai racconti delle Mille e una notte. Paolo Parente, come desiderio personale, ha voluto inserirlo nel suo universo Dust. Possiamo scegliere 2 modalità per schierarlo. Nadir, a piedi senza tappeto volante. Dal costo di 6 punti armatura, ha un bel doppio revolver come armi da fuoco e ha parecchie abilità utili come King is Free, furia omicida, che gli permette di aggiungere ulteriori dadi per ogni successo ottenuto. And Stay Down, giù la testa. Un'unità attaccata dai suoi revolver riceve automaticamente un segnalino soppressione. Defensive Tactics, tattiche difensive. Guadagna l'abilità resistente al danno quando si trova in copertura e così anche la squadra a lui unita. Nel corpo a corpo è armato di dinamite. Si muove di 2 e marcia di 4 e possiede armatura 1. Nadir the Exalted. Sul suo tappeto volante è un eroe da poter abbinare ad una squadra volante come quella dei Migo. Dal costo di 10 punti armatura si muove di 3 e marcia di 5 ed ha armatura 3. In aggiunta alle abilità della versione a piedi possiede anche l'abilità Flying, volare, che gli permette di ignorare i vari terreni, e Exalted, esaltato, gli permette di non essere bersagliato da azioni di comando come quella dell'ufficiale per essere riattivato o del medico per essere curato o ricevere stimolanti. Luftwaffe Support Weapons. Tutte le unità con armi di supporto e la squadra di osservatori dei paracadutisti della Luftwaffe per l'asse in una scatola. Posseggono tutti l'abilità Airborne, aviotrasportata, in grado di paracadutarsi sul campo di battaglia e di colpire il nemico di sorpresa. Il box contiene ben 4 unità, una Fallschirmjäger Missile Squad, una Fallschirmjäger Laser Gun Squad, una Fallschirmjäger Mortar Squad, una Fallschirmjäger Observer Squad. Battle for Babylon. Questo fantastico Battle Box è uno splendido avvio per 2 giocatori ed è un ottimo modo per entrare nel mondo di Dust 1947. Nella scatola trovate miniature nella bellissima versione Ready to Play, plastica colorata, 2 gaming mat da 6x9 ciascuno, tile terreno, carte unità, dadi per le 2 fazioni, regolamento in multilingua che comprende la lingua italiana, elementi in 3D, come casse per creare obiettivi e trappole anticarro per ostacolare le avanzate dei mezzi nemici. Per gli USMC Marines questo set include un eroe, Frank, una USMC Demolition Squad, 5 miniature,
una USMC Heavy Machine Gun Squad, 3 miniature, un Six Shooter Walker, un camminatore. Per la Blue Creute questo set include un eroe, Sigrid, una Zombie Squad, 5 miniature, una Gorilla Pioneer Squad, 3 miniature, uno Snow Lynx, un camminatore. Tutte queste miniature vengono fornite con le loro carte unità da utilizzare con le regole Dust 1947. Bene, ora vi voglio parlare del sesto campionato italiano di Dust 1947, organizzato dalla Legio Italica con la collaborazione di Ammo Drop. Anche quest'anno saremo ospiti del Modena Play, che si terrà il 23 maggio. Sì, 23 maggio, avete capito bene, perché come tutte le fiere più importanti d'Italia abbiamo dovuto far slittare la data a causa coronavirus. Il torneo si terrà come di tradizione il sabato e si svolgerà su un gaming mat di 9x12. Avrete 100 punti per costruire le vostre armate e dovrete affrontare 3 partite. La classifica adotterà il metodo svizzero. Nota: a tutti i partecipanti verrà dato un omaggio. Tutte le informazioni e le iscrizioni le potete trovare sulla pagina Facebook dell'associazione ufficiale Dust 1947 Legio Italica. E per chi non conosce ancora il gioco di Dust 1947, potrete trovare 2 postazioni dimostrative del gioco e un punto informazioni sulla pittura. Ma per chi conosce il gioco e non ha mai partecipato a un torneo? Bene, abbiamo pensato anche a voi. Legio Italica ha organizzato dei tornei Blitz, dove potrete rompere il ghiaccio anche sul torneo. Un saluto a tutti voi, pronti al lancio e seguiteci!